Sto percorrendo migliaia di chilometri in questi giorni sia per lo sviluppo degli assetti di queste auto glitch di cui vi avevo parlato, sia per le prove di campionato. Stamattina a Spa è stata devastante, un'ora di gara sotto il bagnato, i soliti idioti che ti usano come sponda per entrare in curva e compromettono tutta la gara. Ho fatto una sesta posizione, ma sarebbe potuto andare molto molto meglio perché sul bagnato ne avevo di più. Sull'asciutto non avevo confidenza con questa nuova Mazda. Ho firmato con Mazda, non ci avevo mai corso, ma è un'auto che devo imparare a guidare. Piano piano ci riuscirò, poi vediamo con quale firmo nel campionato ufficiale quando partirà. Veniamo a noi, è pronta l'altra auto glitch. Quindi abbiamo fatto la AMG GT Black Series, abbiamo fatto la M2 Competition, adesso andiamo a vedere la nuova auto. La GR Supra RZ del 2019. Fate attenzione perché ce ne sono due in vendita. La trovate nel Brand Central, il concessionario del nuovo, ma c'è sia la 2019 che il 2020. La 2020 non sono riuscito a renderla glitchata. Questa invece sì, e va veramente forte. Ho girato sotto i 2 minuti più e più volte. Adesso che ci ho preso confidenza, soprattutto col sovrasterzo con gomme consumate, riesco a girare in 1,57, quindi sì, è sempre più lenta della AMG, ma va molto più forte della BMW M2 Competition. Andiamo subito in GT Auto a vedere cosa installare su quest'auto. State attenti soprattutto con i cerchi in lega. Andiamo a vedere poi il setting, i parametri da impostare, e vi elenco lì ben 3 strategie di gara. A seguire la gara, ci sentiamo poi per i commenti a fine gara. Prima di passare agli accessori dovete installare la carrozzeria larga. Vedete che io non ho più il campo selezionabile, voi l'avrete. Installate la carrozzeria larga sempre prima dell'installazione degli accessori, altrimenti vi toglie gli accessori. Abbiamo visto anche come i cerchi in lega influiscano sul calcolo dei punti di prestazione su questa tipologia di setup. I cerchi installati su quest'auto sono PBS RE V7, le dimensioni sono da 20 pollici, la larghezza del cerchione è larga e l'eccentricità è larga. L'avantreno è un tipo A, fianchi tipo A, retrotreno tipo A, alettone personalizzato medio. Se volete scaricare questa livrea, diciamo, di presenza che ho fatto io, la trovate condivisa in vetrina. Le piastre terminali da installare sono le numero 09 per far comparire correttamente gli adesivi sull'alettone. Installate infine una gabbia di sicurezza tipo C. Vi ricordo di iscrivermi a questa mail se volete invece degli adesivi o delle livree personalizzate. Iniziamo dal mio setup preferito, ovvero quello con gomme da corsa intermedie. Per chi di voi non lo sa, la domanda sarà: preferito rispetto a cosa? Rispetto a gomme sport morbide, perché il sistema di calcolo di punti prestazione le calcola allo stesso identico modo, quindi rimangono 562,93. Perché le preferisco? Perché i primi 3 giri con asfalto bagnato sono più veloci di 25-30 secondi con le intermedie, e non è poco a livello di tempo finale di gara. Sull'asciutto riesco ad essere performante allo stesso modo con le une e con le altre, quindi personalmente vado di intermedie. Vi ricordo che potete mettere in partenza un sistema misto, quindi sport all'anteriore, intermedio al posteriore. Alla prima sosta il sistema riconosce l'anteriore come gomma dominante, quindi installerà sport sia all'anteriore che al posteriore. A voi la scelta. Vi dico, per quanto riguarda la strategia della mappa carburante, per chi non userà controlli come me, sicuramente dovrete fare 2 soste ai box, quindi mappa carburante sempre a 1. Per chi invece utilizza i controlli c'è la possibilità di farne uno solo, ma dovrete gestire il carburante, quindi mappa 1 sul rettilineo, curva 1 e curva 2, all'uscita della curva 2 mappa 6 per tutto il resto del tracciato. Come uscite dal tornantino ritornate sul rettilineo principale, ritornate con mappa A1, questo per l'intera gara. Installate sospensioni personalizzate, inserite questi valori.
installato un differenziale personalizzabile, questi i valori da inserire. La deportanza è fissa, se la cambiate non tornano più punti prestazione, quindi al massimo all'anteriore 140, 154 al posteriore. Installate una ECU personalizzabile, lasciatela al 100% di potenza. Installate una zavorra e settatela su 40 kg, posizionatela tutta al posteriore 50. Non serve il limitatore di potenza. Installate un cambio personalizzabile da corsa. Impostate 240 km/h come velocità di punta. Regolate prima il finale a 2.390. Come al solito, partendo dalla prima marcia, regolate questi valori. Installate un turbo compressore a regimi elevati, un sistema anti-lag, impostatelo su forte. Installate un intercooler da corsa, filtro dell'aria da corsa, marmitta da corsa, collettore di scarico da corsa. Il sistema frenante purtroppo rimane normale, mettendo lo sport da corsa o in carbonio, i punti prestazione non tornano più. Non vi preoccupate, l'unica differenza è che dovete staccare prima sulle frenate importanti, quindi curva 1 e l'ultimo tornantino, almeno 100 metri prima. Poi lo vedrete in gara. Per quello che riguarda invece il tratto misto la differenza è poca, anzi in alcuni punti li trovo anche migliore rispetto ai dischi e pasticche in abbinato da corsa, perché comunque hanno una frenata più aggressiva, ecco, e possono scomporre la macchina se sbagliate a pigiare il pedale del freno. Invece con quelli normali la potenza frenante è minore e c'è meno rischio di commettere errori, quindi non abbiate paura e scendete in pista. Per chi di voi invece, ahimè, con mia grossa amarezza e desolazione, in quanto vanno vani tutti i tentativi di rendere la macchina piacevolmente guidabile, per chi di voi ama baciare con le fiancate i guardrail di Tokyo, questo problema non sussisterà, perché tanto farete tutte le curve addosso ai guardrail e sarete velocissimi. Calcolate che io, frenando prima, sono riuscito a girare fino a 1,57 alto, quindi la macchina è veramente veloce. Prendendo i muri farete 1,52, 1,53, ma non li prendete ragazzi, correte seriamente, lo so che state farmando, ma è brutto. Installate pastiglie dei freni da corsa. Il controller freni non l'ho fondamentalmente usato i primi 2 o 3 giri, poi quando le gomme posteriori si consumano non utilizzando i controlli, il sovrasterzo comincia a farsi sentire, l'ho spostato su -2, quindi all'anteriore. Valutate anche voi, a seconda del fatto, se usate o meno i controlli, di utilizzare il controller freni. Installate frizione e volano da corsa. Per l'elaborazione motore installate l'aumento dell'alesaggio, la messa a punto bilanciamento motore, la lavorazione dei condotti, l'albero a camme ad alto sollevamento, albero a gomiti da corsa. Per la carrozzeria installate una riduzione del peso fase 1, 2, 3 e 4. Installate infine l'aumento della rigidezza della carrozzeria. Vediamo la terza strategia che vi dicevo. Essendo i punti prestazione molto bassi, sono riuscito a farla rientrare con gomme sport medie. Questo, per chi non utilizza i controlli e vuole fare solo una sosta, è un sistema ottimo. Io sono più lento rispetto alle due soste e alle gomme intermedie, perché comunque i primi giri col bagnato tenete conto che avete le medie. Cosa dovete cambiare rispetto all'altro impostazioni? Questi valori che vedete in blu, quindi l'altezza all'anteriore, la campanatura e l'LSD. Per il resto rimane tutto uguale. Vedete qui il controller freni sta a -2, già ce l'avevo lasciato dalla partenza. Valutate voi quale utilizzare. Continuo a ripetervi che per me la migliore è sempre quella con gomme da corsa intermedie, ma ovviamente ognuno ha il suo stile di guida, ognuno ha le sue preferenze, quindi come al solito lascio a voi la valutazione.
Anche per quest'auto non sono necessari controlli elettronici, si guida benissimo, anzi si guida meglio senza, solo l'ABS attivo. Tuttavia, se proprio non riuscite a controllare questa mostruosa potenza di 714 cavalli su trazione posteriore, potete tranquillamente farne uso, non compromette eccessivamente la guida di questa splendida auto.
Un'altra auto meravigliosa e siamo alla terza, ma non è finita qui perché una quarta già è quasi pronta, ma sto lavorando anche su una quinta. Al momento a cavallo dei 600 punti prestazione, non riesco a farla ancora scendere sotto, sto trovando il modo, togliendo, mettendo pezzi, ci vuole solo tempo, credo, e riuscirò a portare anche la quinta auto. Nel dubbio iscrivetevi al canale, è l'unico modo per non perdere nessun video e è il più grande ringraziamento per il lavoro che sto facendo. Vi ringrazio come sempre di avermi seguito, se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo glitch.